Buonasera a tutti, da Advanced Osteopathy. Siamo qua oggi con il professor D'Antona, docente dell'Università di Pavia e sicuramente uno dei più eminenti studiosi che abbiamo, almeno in Italia, per quanto riguarda la ricerca sul muscolo in tutte le sue componenti patologiche e fisiologiche. Siamo curiosi oggi di parlare del dottor D'Antona che ci descriva un pochettino quello che lui e la sua equipe hanno scritto su un'eminente rivista qualche mese fa, pubblicando questo articolo che porta in qualche modo alla luce un concetto abbastanza innovativo di asse muscolo-intestino-cervello. Sapete che risultava molto sviluppato da tutta una serie di articoli, i famosi discorsi di asse intestino-cervello, ma aggiungere il concetto di muscolo è qualcosa di abbastanza innovativo e quindi è un piacere avere qua Giuseppe a parlarci di questa cosa. Grazie mille innanzitutto. Grazie a te, Lele, per l'invito. Un argomento caldo, direi, perché la gran parte della letteratura in questo ambito fiocca di nuovi articoli che mettono in risalto come ci possa essere un legame tra il muscolo, il cervello e l'intestino, con una triangolazione ancora in parte sconosciuta, ma che sta trovando la luce in alcune ipotesi sperimentali, tra le quali alcune che abbiamo avanzato noi, relative al ruolo che la massa e quindi la rappresentatività delle fibre muscolari ha in questo interplay. Io proietto un po' di diapositive perché l'argomento è complicato, molto complicato e chiede qualche spiegazione un po' più tecnica. Quindi, il, il discorso che può collegare il cervello con l'intestino, con il muscolo e probabilmente con altri attori biologici di questi interplay che si aggiungeranno nel futuro, ha una storia antica perché fa riferimento a quanto ho pubblicato ormai diversi anni fa, negli anni 90, relativamente alla possibilità di ottenere un cambiamento fisico nel soggetto attraverso un ambito di approccio che è quello dello stile di vita. Parliamo delle prime acquisizioni su Lancet di Gould, che mettono in risalto come un cambiamento delle stenosi coronariche sia possibile attraverso il mantenimento di un certo stile di vita nell'individuo. Oggi questo lo diamo per acquisito, ma negli anni 90 era un'acquisizione assolutamente incredibile, perché non si poteva mai immaginare che una riduzione del grado di stenosi coronarica cardiaca potesse essere ottenuta indipendentemente dall'utilizzo di farmaci. Stiamo parlando quindi di una condizione che fa riferimento alla cosiddetta lifestyle medicine, che qui vede come grande rappresentante il dottor Rippo, che in qualche modo oggi è stata acquisita da numerosi studiosi, tant'è che il numero di pubblicazioni che fa riferimento alla cosiddetta lifestyle medicine e che in ultima analisi ha come imbuto le correlazioni tra lifestyle e organi, tra i quali muscolo, il cervello e l'intestino, è una in grandissima crescita oggi. Tant'è che esistono delle società, alcune americane, altre europee, che fanno riferimento alla nuova medicina detta appunto lifestyle medicine. E oltre alle società scientifiche sono nate anche alcune riviste che si occupano specificamente di come lo stile di vita possa impattare sulle diverse patologie. Ovviamente il mio interesse è soprattutto legato all'esercizio fisico e alla nutrizione. Perché?
perché sia l'esercizio fisico che la nutrizione, come scopriremo, impattano sull'asse intestino-cervello-muscolo. Come poter studiare queste correlazioni? E non è una cosa banale, non è una cosa semplice. Normalmente, nell'ambito clinico e fisiologico, una modalità di approccio molto interessante e sempre utile, che è risultata sempre utile da questo punto di vista, consentendo delle acquisizioni anche di grandissimo rilievo, è quello di avere un occhio sulle condizioni patologiche. Nella fattispecie, il nostro occhio deve appoggiarsi un attimino su condizioni di impairment cognitivo, tra le quali in particolar modo la demenza, che può essere la demenza senile, il morbo di Alzheimer e le i cosiddetti impairment cognitivi moderati. Alcune acquisizioni, tra l'altro non antiche ma recenti, mettono in evidenza che il cosiddetto lifestyle può impattare sul rischio di demenza indipendentemente da fattori genetici predisponenti a questa condizione. Ovviamente, se il rischio genetico è elevato, l'impatto è rapportato a questo rischio, anche se è possibile avere una modificazione del rischio dovuto all'approccio, diciamo, lifestyle e quindi basato sull'utilizzo, ad esempio, dell'esercizio fisico o della dieta nella prevenzione del rischio, con un hazard ratio che ovviamente cambia a seconda del rischio genetico. Quali sono i favorable lifestyle per quanto riguarda la demenza senile e i mild cognitive impairments? In particolar modo, sembra emergere che l'attività regolare, dal punto di vista fisico, secondo le classiche raccomandazioni dell'American Heart Association, cioè i famosi 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività intensa, possano impattare favorevolmente su questo rischio, ma anche contemporaneamente una cosiddetta dieta salutare, anche se con il termine dieta salutare è difficile identificare una ben precisa dieta, se non probabilmente la cosiddetta dieta mediterranea. Allora, se questo è vero, se le ipotesi portate avanti appunto recentemente sono vere, noi abbiamo l'interrelazione fra fattori genetici e fattori ambientali. Dove possono questi impattare? Possono impattare a diversi livelli, ad esempio sullo stress ossidativo, l'impairment mitocondriale, l'infiammazione, la disbiosi e l'accumulo di quelle sostanze come l'amiloide beta che sono responsabili delle placche senili a sua volta correlate con l'impairment cognitivo. Quindi, se tanto mi dà tanto, il fattore ambientale può agire su questi elementi, quindi determinando un effetto positivo, sia di tipo preventivo, ma probabilmente anche parzialmente curativo, nei confronti della demenza e del mild cognitive impairment. Da questo punto di vista ci si chiede come l'esercizio e la nutrizione possano agire e se fra questi due elementi esiste una correlazione da identificare nel cosiddetto microbiota, cioè nel corredo batterico intestinale. Alcune recenti interessantissime evidenze mettono in luce come da un punto di vista storico le problematiche cerebrali, in particolar modo cognitive, siano state in qualche modo rapportate esclusivamente ad un processo localizzato nel cervello, quindi a una prospettiva cervellocentrica. In realtà, oggi non si può eludere il fatto che è possibile
identificare elementi di influenza direttamente correlati con la flora intestinale e con diciamo, quel corredo di miochine liberate a livello muscolare, in quanto sia le une che le altre possono in qualche modo impattare sul metabolismo, sulla neurochimica e sui fattori immunologici che a sua volta sono responsabili di una modulazione della funzione cerebrale. Quindi il concetto cervello-centrico, brain-centric perspective, è da abbandonare e deve essere sposata un concetto che non pone il cervello al centro, ma pone il cervello insieme ad un network di altri elementi che, secondo molti, comprendono primariamente il microbiota e quindi l'intestino, ma secondo altri possono comprendere anche l'esercizio in quanto elemento determinante dell'atrofismo e quindi della plasticità muscolare. Quindi uno schemina che io ho creato nella mia mente quando ho studiato questi problemi è fondamentalmente questo. Noi abbiamo un cervello che interagisce con il muscolo scheletrico, questo è noto attraverso le miochine, ma è in grado di interagire anche con il microbiota e questo è noto attraverso tutta una serie di fattori che andiamo poi brevemente a descrivere, ma contemporaneamente il microbiota sappiamo benissimo che è determinato dalla nutrizione, oltre che da tutta un'altra serie di fattori che qua non sono riportati. In questo schema, come si pone la relazione fra cervello, scheletro, skeletal muscle e microbiota? Probabilmente si pone attraverso un'interrelazione diretta tra l'esercizio fisico e il microbiota e una correlazione diretta tra il muscolo scheletrico, l'esercizio e il microbiota. Cioè, in altri termini, l'esercizio sarebbe in grado di impattare sul muscolo scheletrico, come noi ben sappiamo, sarebbe in grado di impattare sul microbiota, come scopriremo, ma è anche in grado di modulare il loro rapporto, cioè come si parla il muscolo scheletrico con il microbiota. A sua volta, questi due elementi hanno un doppio legame con il cervello. È ovvio che la nutrizione non soltanto impatterà sul microbiota, ma impatterà anche sul muscolo scheletrico, perché? Perché è la fonte energetica fondamentale affinché il muscolo possa funzionare. Quindi questi rapporti sono tutti da scoprire, ma probabilmente risiedono fondamentalmente nell'energetica, cioè sulla necessità che il muscolo scheletrico in qualche modo possa funzionare e quindi determinare la sua azione di modulazione della funzione cerebrale attraverso le miochine. I livelli di intersezione sono quindi diversi. Esiste un gut-brain axis che Lele ha già accennato, un gut-muscle axis e probabilmente un gut-muscle-brain axis. Ora, da un punto di vista meccanicistico, se noi andiamo a vedere quali possono essere le correlazioni esistenti fra questi elementi, un fattore di primo piano, un fattore fondamentale, risiede nell'energetica, cioè nella possibilità che il muscolo scheletrico funzioni, che riceva la giusta quantità di nutrienti e questo ovviamente è collegato alla composizione del macrobiota. Quindi da un punto di vista della gut side, cioè del lato intestinale, il macrobiota è uno dei motori fondamentali per il bilancio energetico muscolare. Se guardiamo tutto invece dal punto di vista del cervello, la possibilità che il microbiota ha di modulare la disponibilità di alcune sostanze in circolo e contemporaneamente di provvedere ad tutta una serie di altre sostanze che vengono trasportate dagli assoni, soprattutto del vago, è un elemento da non trascurare per considerare il rapporto esistente tra
il microbiota e il cervello. Contemporaneamente, però, il nostro microbiota potrà modulare non soltanto la funzione cerebrale attraverso queste possibilità, ma anche la funzione muscolare, semplicemente modulando la sua composizione, proprio perché nel macrobiota esistono diverse centinaia di tipi diversi di batteri che a sua volta sono responsabili della produzione di sostanze con caratteristiche differenti. Quindi se noi guardiamo il lato dell'intestino, vediamo principalmente che il microbiota è qualcosa che cambia nel tempo, sostanzialmente. Cambia nel tempo e è costituito principalmente da due fila, che sono i Firmicutes e i Bacteroidetes, che sono tipici dell'adulto. Se noi guardiamo questa diapositiva, vediamo come nel soggetto adulto sano, i Firmicutes rappresentano la maggior parte dei nostri batteri, però ne abbiamo anche in parte i Bacteroidetes e poi abbiamo altre varietà. Ora, questa proporzione non è costante nella vita. Esistono diverse variazioni che vanno dalla nascita fino alla morte dell'individuo. Ma una cosa molto interessante che noi dobbiamo attenzionare stasera, secondo me, è il fatto che esistono delle variazioni molto significative nel rapporto che esiste tra Firmicutes e Bacteroidetes quando il soggetto perde il controllo del peso. Nel soggetto obeso la situazione è diversa rispetto al soggetto sano. Ovviamente non c'è il tempo per affrontare le variazioni della composizione del nostro microbiota nelle altre fasi della vita. Guardiamo fondamentalmente il soggetto adulto. Cosa succede nel soggetto obeso? Nel soggetto obeso aumenta significativamente la proporzione di Firmicutes, mentre nel soggetto magro la proporzione relativa di Bacteroidetes è maggiore. Qual è il rapporto normale che noi ci aspettiamo fra queste due fila nel nostro microbiota di soggetto adulto? Il rapporto normale oscilla tra 1,08 e 1,2. Quando il rapporto cambia, esiste, chiamiamola un'associazione più che una correlazione, con una condizione di variazione del peso corporeo. Quindi, se noi andiamo ad analizzare cosa succede nell'intestino passando dall'infante fino all'adulto, vediamo che la composizione varia e nell'adulto i nostri batteri, così come ben dimostrato in questa diapositiva nella parte bassa, sono rappresentati da Firmicutes, da in particolar modo Clostridium bacilli, Bacteroidetes, in particolar modo Bacteroides e Prevotella, e altre fila. La variazione della composizione del microbiota in relazione al peso corporeo è stata dimostrata in diverse situazioni, in particolar modo in modelli animali come i ratti, ma anche fondamentalmente nell'uomo. E cosa si scopre? Si scopre che la proporzione cambia significativamente a mano che il soggetto acquisisce peso, sia per quanto riguarda l'animale da esperimento che per quanto riguarda il nostro l'uomo. Nella diapositiva in questione, in un lavoro ormai famoso di lei di Nature del 2006, si dimostra appunto invariabilmente questa situazione e in particolar modo si mette in rilievo come l'abbondanza di grassi nella dieta sia associata contemporaneamente, ovviamente, a un cambiamento del peso corporeo dell'individuo, ma anche ad un cambiamento dell'espressione percentuale di Bacteroidetes rispetto ai Firmicutes. Quindi evidentemente c'è una relazione tra essere grassi e una certa espressione, un certo, chiamiamolo, fenotipo del nostro microbiota. La cosa interessante è che diverse linee di ricerca
dimostrano che il contenuto generale in grassi, e in particolar modo epatico, nell'uomo, dipende dalla distribuzione di questi batteri nell'intestino. Ed infatti cosa succede? Che la percentuale di grasso corporeo aumenta nel momento in cui si ha una diciamo, ripopolazione batterica dell'intestino dopo un processo di eliminazione dei batteri. Nell'animale da esperimenti, infatti, sia la percentuale di grasso corporeo, sia il contenuto in grasso a livello epatico tendono ad aumentare a seguito di un processo di eliminazione e ripopolazione batterica. Probabilmente perché i batteri in qualche modo rendono disponibili una maggior quantità di grassi che si vanno a collocare, a localizzare preminentemente nelle cellule epatiche. Quindi i fila batterici che presenti a livello intestinale sono responsabili di un quadro metabolico ben preciso. Quindi, come iniziale take home message di questa presentazione, cosa possiamo dire? Che in confronto ai soggetti magri, il microbiota dei soggetti obesi tende ad estrarre una maggior quantità di energia dal contenuto intestinale. A volte questa aumentata capacità estrattiva energetica si associa ad una sindrome metabolica e ad una riduzione della sensibilità insulinica. La perdita di massa muscolare può aumentare questo circolo vizioso. E questo perché ovviamente il muscolo ha un ruolo fondamentale in due linee che dobbiamo considerare. Primo, il muscolo consuma acidi grassi. Secondo, il muscolo è un accettore di glucosio, è forse il fondamentale accettore di glucosio, e quindi la combinazione di questi due elementi rende possibile di fatto una correlazione tra la capacità assorbente dei grassi mediata dai ceppi batterici del microbiota ed l'espressione di massa muscolare. Da un certo punto di vista, la possibilità che questo accumulo di grasso avvenga in maniera sostanziale, collegabile, abbiamo detto in maniera importante, con l'espressione relativa dei batteri a livello intestinale, si collega alle capacità cognitive dell'individuo. In particolar modo esistono ormai diversi studi che mettono in risalto come la capacità cognitiva del soggetto si colleghi ad alcune misure antropometriche dell'individuo. In particolar modo è stato scoperto che una certa correlazione esiste tra il BMI del soggetto ed la possibilità che alcune funzioni cognitive, come ad esempio la memoria e le funzioni esecutive, vengano mantenute. Nel soggetto esiste un impairment di queste funzioni che si collega quindi all'accumulo di grasso ed conseguentemente, anche se non in maniera così stringente per il significato che ha di fatto l'indice di massa corporea, con quest'ultimo. In realtà esistono altri indicatori che ci permettono di capire questa associazione o correlazione. In particolar modo, oltre al BMI, anche l'obesità centrale, l'accumulo di grasso nel ventre dell'individuo e quindi il cosiddetto rapporto waist to hip. E questo lavoro di neuroepidemiologi mette in evidenza che sia il BMI con un minore indice di correlazione, ma soprattutto il waist to hip ratio, si associano ad un eventuale deficit di tipo cognitivo nell'individuo. Questo lavoro mette infatti in risalto come l'obesità è associato ad una riduzione di performance in diversi domain di tipo cognitivo, come ad esempio la fluidità verbale piuttosto che la memoria. Quindi
Un secondo take home message della chiacchierata è questo: l'obesità e il sovrappeso si possono associare a un impairment cognitivo ed in alcuni casi sono state associate a un maggior rischio di Alzheimer. La associazione con il Body Mass Index e questi difetti cognitivi, e in particolar modo l'Alzheimer, è conflittuale semplicemente in relazione al fatto che il Body Mass Index è un indicatore imperfetto dell'obesità, perché come sappiamo è aumentato anche in soggetti che aumentano la massa muscolare. In ogni caso, quello che emerge dallo studio della letteratura è che l'obesità, con un BMI superiore a 30, in età media, mediana, è stata associata a un aumento di rischio, mentre un'obesità tardiva non è stata associata ad un aumento del rischio. Ma come fa il nostro microbiota a comunicare con il tessuto muscolare e come fa a garantire che il cervello possa in qualche modo mantenere le proprie funzioni cognitive? Evidentemente il microbiota è capace di produrre tutta una serie di sostanze che guadagnano la circolazione sistemica e guadagnando la circolazione sistemica possono agire a diversi livelli. Un primo livello possibile è il muscolo scheletrico, un secondo livello possibile è il cervello ed ancora possiamo avere altri livelli di interrelazione. Questo schemino, pubblicato su Metabolites del 2021, mette diciamo uno sketch abbastanza interessante, carino, che mette in risalto come dal microbiota partano tutta una serie di sostanze che guadagnano primariamente la circolazione sistemica. Come potete vedere, esistono delle sostanze che direttamente attraverseranno la barriera ematoencefalica, regolando ad esempio la funzione cognitiva in modo diretto, piuttosto che il livello di sazietà, piuttosto che il livello di flocosi cerebrale. E altre sostanze che invece entrano nel circolo e guadagnano un'azione diretta a livello intestinale, come una regolazione della peristalsi o la produzione locale di ormoni, possono guadagnare la via del fegato e attraverso ad esempio la regolazione della gluconeogenesi e del metabolismo dei grassi, nonché la produzione di sostanze potenzialmente tossiche come il TMAO, e altre che possono guadagnare invece un'azione pleiotropica di tipo sistemico, responsabili di uno stato di infiammazione subclinica responsabile a sua volta della possibilità di una problematica per la maggior parte più frequentemente di tipo cardiovascolare. Quindi esistono delle sostanze che entrano in circolo, alcune di queste sono tossiche, altre sono invece metabolicamente attive e queste possono agire in tutta una pletora di sedi. Da non trascurare anche quelle sostanze che vengono diffuse attraverso il nervo vago e che guadagnano direttamente il cervello, la via del cervello. Tra le sostanze tossiche mi preme ricordarne fondamentalmente due: la dimetilarginina simmetrica e la trimetilammina N-ossido, detta anche TMAO, entrambe particolarmente pericolose. La prima è un inibitore della produzione di ossido nitrico, la seconda è nota per creare uno stato tossico nei confronti delle strutture cardiovascolari. Quindi, se da una parte il microbiota produce sostanze, tra virgolette, benefiche a diversi livelli, ne potrebbe produrre anche di tossica ad altri livelli. È ovvio che tutto ciò dipende dalla qualità del nostro microbiota, cioè dalla distribuzione relativa dei nostri ceppi batterici. Quindi, per sintetizzare
quali sono le principali sostanze che potrebbero essere di interesse da valutare per la funzione cerebrale, ma anche per la funzione muscolare nel contempo, vi propongo questa diapositiva. Il nostro microbiota è certamente una fonte energetica, cioè provvederà un energy supply, principalmente per la stessa parete intestinale, ma anche a distanza. È in grado di determinare la produzione di ossitocina che per via retrograda vagale raggiunge il cervello, produce alcuni neurotrasmettitori, tra cui il BDNF e il GABA, sempre diffusi con il vago, è responsabile della sintesi di proteine, di vitamine, scusate, in particolar modo folato, B12 e riboflavina, può produrre sostanze tossiche come il lipopolisaccaride LPS e il già citato TMAO, ma soprattutto è responsabile della produzione di cosiddetti short chain fatty acids, che a sua volta sono responsabili di un'azione diretta a livello muscolare. Quindi vedete come il microbiota è praticamente un organo vero e proprio. Produce ormoni, produce energia, produce vitamine, produce sostanze tossiche di scarto e la distribuzione relativa dei ceppi batterici ovviamente sposta questa produzione quantitativamente in modo differente a seconda delle condizioni esistenti. Questo sketch, pubblicato da Morena nel 21, molto carino, vi fa capire cosa succede per quanto concerne la produzione delle diverse sostanze da me citate finora in relazione al ceppo batterico produttore. Così, ad esempio, il Lactobacillo reuteri è quello che fondamentalmente si collega alla sintesi dell'ossitocina, mentre i Bacteroides, ad esempio, producono una sostanza che è di grosso interesse, che si chiama 4-EPS, su cui torno tra poco, che sembra collegata ad una riduzione dei sintomi di ansia e comportamenti ripetitivi nell'animale da esperimento. E così via discorrendo. Per quanto riguarda l'EPS, infatti, volevo citare questo lavoro che è uscito nel 2022 su Nature, che mette in risalto appunto l'importanza di questo gut drive metabolite che è capace di modulare il comportamento ansioso del topo. Ora, ovviamente il rapporto strettissimo tra microbiota intestinale e dieta colloca la dieta come un fattore primario nel determinismo del rapporto tra intestino e cervello. Alcune evidenze abbastanza consolidate mettono in relazione il consumo della dieta mediterranea con una minore incidenza diciamo, di demenza e di mild cognitive impairments nell'uomo. E ovviamente è collegato questo anche ad una riduzione degli indici infiammatori e una maggiore disponibilità di short chain fatty acids prodotti dalla flora intestinale. Da questo punto di vista le acquisizioni sperimentali sono veramente moltissime. Cosa cambia se le fila di batteri intestinali si modificano? Può cambiare la relazione che c'è tra intestino e cervello, predisponendo alla comparsa di un impairment cognitivo. Ci sono diversi lavori in questo senso che dimostrano come ad esempio la produzione abnorme di LPS, di liposaccaridi a livello della nostra flora, si colleghi all'Alzheimer. Lo stesso avviene nel caso di una sottorappresentazione di bifilobatteri firmicutes, che in qualche modo è stata correlata alla presenza di questi impairment cognitivi.
L'iperespressione invece di fila di tipo proinfiammatorio, come delle schiricchia o la schierella, è stata invece associata ad un maggior rischio di impairment. Quindi evidentemente la qualità del nostro microbiota conta molto, probabilmente in relazione alla possibilità che ciascuna fila batterico ha, quindi ciascuno dei generi che poi nei fila sono contenuti, hanno di produrre sostanze che hanno un impatto favorevole o sfavorevole sulla condizione generale dell'individuo e probabilmente anche sulla condizione muscolare, come vedremo. Alcuni lavori molto recenti, vedete questo lavoro del 24, mette in luce come il rischio di Alzheimer sia associato ad una iperproduzione di polisaccaride da parte di batteri gram negativi che fanno parte della flora batterica. Questa diciamo, espressione di lipopolisaccaridi potrebbe essere uno dei fattori principali correlabili con la malattia. Quindi, da un punto di vista del tutto generale, cosa possiamo dire? Che se abbiamo un pattern dietetico mediterraneo, utilizziamo probiotici con certe caratteristiche, favoriamo lo sviluppo ed la persistenza di ceppi batterici in qualche modo salutari, e questo ha un impatto favorevole sulla salute cerebrale, e quindi il contrario si realizzerà quando invece la dieta forza l'espressione di alcuni altri ceppi batterici attraverso una riduzione degli short chain fatty acids, un aumento dell'LPS, delle citochine proinfiammatorie, del TMAO e in generale con un effetto negativo sulla funzione cerebrale. Vorrei tornare un attimo su questi short chain fatty acids. Abbiamo detto che alcuni ceppi batterici ne producono in gran quantità. Ora, quali sono gli effetti ormai riconosciuti dei short chain fatty acids? Questi acidi grassi a catena corta sono fondamentalmente delle fonti energetiche, sono degli acidi grassi. È ovvio che l'acido grasso a catena corta è un acido grasso che può essere metabolizzato a livello mitocondriale. È ovvio però che la quantità di energia che può essere prodotta da questi short chain è minore rispetto a quella che si può produrre con i medium chain e long chain fatty acids. Ma all'atere della funzione energetica degli acidi grassi a catena corta, ne sono state identificate altre funzioni. Come ad esempio si è scoperto che alcune volte questi short chain fatty acids svolgono la funzione di modulatori delle G-protein, oppure fungono da inibitori delle deacetilasi istoniche, fermo restando che i short chain fatty acids sono fonte di energia e rappresentano la fonte principale per i colonceti. Infatti il 70% dell'ATP prodotta dalle cellule del colon, quindi intestinale, deriva da questi metaboliti. In particolar modo, quindi, dobbiamo diciamo, sottolineare che cosa? Che l'esistenza della flora è la base della sopravvivenza dell'intestino, perché è dalla flora che deriva il 70% dell'energia che in un tessuto a rapido turnover come quello intestinale viene utilizzata. Tra gli short chain fatty acids, il butirato svolge un ruolo importante. In particolar modo si scopre che questo aumenta l'acetilazione di promotori di alcuni fattori neurotrofici, come ad esempio BDNF e altri. E quindi di fatto queste sostanze promuovono la trascrizione di fattori neurotrofici. Ora, come si svolge la correlazione fra microbiota e muscolo scheletrico e come questo può impattare sul cervello?
Per il momento abbiamo detto che il microbiota lavora con il cervello in quanto libera sostanze che possono avere un'azione trofica, neurotrofica, un'azione tossica nei confronti del cervello, ma contemporaneamente libera sostanze che hanno una funzione energetica, hanno una funzione di attivatore delle sintesi e possono raggiungere il muscolo scheletrico. Una delle evidenze estremamente interessanti che diciamo ci permettono di avere un appiglio nel capire la relazione fra microbiota, intestino e cervello sono quelle relative alla variazioni della massa muscolare nei germ-free, cioè negli animali che sono stati in qualche modo liberati dalla flora intestinale. Come vedete in questo lavoro di Translational Medicine del 2019, la massa muscolare, specie dei muscoli a componente fibrale veloce, tende a diminuire negli animali germ-free. Quindi evidentemente il sostentamento della massa muscolare passa attraverso la presenza della flora. L'assenza della flora produce una condizione ipotrofica a diversi livelli. Ma contemporaneamente noi sappiamo che l'esercizio può impattare sulla qualità del microbiota in maniera indipendente dalla dieta, cioè faccio esercizio, mantengo la stessa dieta e cambio la flora, e in secondo luogo in maniera dipendente dal tipo di esercizio che svolgo. Da questo punto di vista ci sono molti lavori che emergono nella letteratura. Ad esempio, ci sono lavori che mettono in evidenza come un aerobic training, un training di tipo aerobico e un resistance training producono delle variazioni qualitative della nostra rappresentazione del microbiota. Ad esempio, aumentano l'espressione dei bifidobatteri, aumentano il contenuto di butirrato all'interno delle feci e questo mi sta ad indicare che varia la composizione verso quelle specie che producono short chain fatty acids. Queste variazioni sono in qualche modo condizionate soprattutto dal fatto che il soggetto sia sovrappeso o obeso, mentre una minore correlazione si riscontra con la dieta. Abbiamo visto precedentemente come il fatto di essere obeso o comunque sovrappeso è un elemento associato a un cambiamento della composizione del nostro microbiota. Quindi l'evidenza di una variazione della composizione permette di, diciamo, minimizzare gli effetti dell'esercizio sulla composizione stessa della microbiota. Cosa succede per quanto riguarda gli short chain fatty acid circolanti nei nostri atleti? Come potete notare da questo lavoro, la concentrazione media dei short chain fatty acids, in particolar modo dell'acetato, del propionato, del butirrato, tende ad aumentare significativamente nella popolazione degli atleti rispetto ai controlli. Quindi evidentemente l'esercizio per sé aumenta questa disponibilità che a sua volta è collegata all'espressione batterica a livello intestinale da parte di batteri che sono in grado di produrli questi short chain fatty acids. L'effetto, come dicevo precedentemente, dell'esercizio dipende dal fatto che il soggetto sia precedentemente obeso o meno. Vedete come in questo lavoro di Allen la variazione quantitativa degli short chain, acetato, propionato, butirrato ed l'espressione genica collegata sia inferiore nel caso in cui il soggetto parta da una condizione di obesità o di sovrappeso. In ogni caso, un minimo di variazione della disponibilità degli short chain fatty acids in seguito ad un esercizio moderato, in questo caso al 60-75% della frequenza di riserva, viene ottenuto anche nell'obeso. In questa diapositiva vedete come l'espressione di batteri
che sono capaci di produrre short chain fatty acids e che sono elencati nella diapositiva, tende ad aumentare molto significativamente nell'atleta magro sottoposto ad un'attività moderata e intensa, al 60-75% della frequenza di riserva. Alcuni studi molto recenti hanno anche studiato come varia qualitativamente la composizione del microbiota in atleti di elite. Ad esempio, in questo lavoro, in cui non mi addentro più di tanto, si mette in rilievo come in alcuni atleti finisher della maratona di Boston di tipo, diciamo, di elite, l'espressione intestinale di una specie batterica Veillonella tende ad aumentare, è maggiore rispetto ai soggetti non atleti. Quindi evidentemente in qualche modo si è creata la condizione per cui questa specie batterica sia maggiormente espressa in questa categoria di atleti molto performanti. Ma questa espressione si collega a diciamo, a una performance da parte dell'atleta? Secondo alcuni autori, il gavage di Veillonella estratta da maratoneti, ottenuta dalle feci, diciamo, dalla flora batterica del maratoneta e trasferita nel topo, si associa ad un miglioramento della performance del piccolo animale valutata come tempo di esaurimento nei test funzionali. Quindi si attribuisce a questa specie batterica una capacità intrinseca nel determinare un miglioramento della performance, quantomeno nel piccolo animale. Ora, una delle caratteristiche della vellonella è che essa produce tutta una serie di acidi grassi a catena corta attraverso la metabolizzazione di una molecola che si chiama lattato e che noi tutti conosciamo come una molecola fondamentalmente collegabile al metabolismo muscolare. Ora, esistono diversi studi che mettono in evidenza come l'infusione colonica di lattato si associa ad un aumento della disponibilità degli short chain fatty acid circolanti e che questi short chain, in particolar modo il propionato, si associano a sua volta ad un miglioramento della performance. Quindi, se vogliamo ipotizzare un meccanismo che collega l'espressione del nostro battere con la performance, possiamo immaginare che il muscolo scheletrico è un produttore di lattato, perché il lattato si produce come, diciamo, elemento metabolico collegato soprattutto alla glicolisi anaerobia. Questo lattato circola, raggiunge l'intestino, viene sfruttato dal batterio in questione per produrre short chain fatty acids e questi short chain fatty acids ehm, sono in qualche modo collegati con la performance muscolare. Ma se io elimino i batteri dall'intestino, riduco la performance? Questo tipo di domanda ovviamente diciamo, la conseguenza di tutte queste elucubrazioni che vi ho fatto sul collegamento tra metaboliti come short chain fatty acids e la funzione mitocondriale o l'espressione genica cellulare. Topi C57 sottoposti ad un trattamento antibiotico che azzera le colonie batteriche intestinali si associa ad una riduzione significativa del running time nei test funzionali. Quindi evidentemente l'eliminazione della flora è associata a una perdita di funzione e questo verosimilmente passa attraverso la perdita completa della disponibilità degli short chain, in particolar modo dell'acetato, del proteonato e del butirato che vi ho accennato. Ora,
queste variazioni si collegano a sua volta alla tipologia di dieta che gli animali stanno sostenendo. È ovvio che se noi abbiamo una dieta con un maggiore accesso ai carboidrati, la produzione di short chain fatty acid sarà maggiore per il fatto che la flora batterica, come sappiamo, è capace di agire sulle fibre indigeribili. E quindi questo, il collegamento tra la performance, l'espressione batterica intestinale e la dieta si basa fondamentalmente su questi parametri. In questo sketch vedete come la flora batterica a sinistra, vedete come la flora batterica agisce sulle fibre contenute nella dieta, ne deriva la produzione di short chain fatty acids, questi insieme ai fatty acids e al glucosio raggiungono il muscolo e fanno energia. La stessa cosa non può avvenire se siamo in presenza di una disbiosi con variazione quantitativa della flora. Ok, mi avvicino alla conclusione. Ehm, l'espressione di alcune specie batteriche è stata associata a variazioni quantitative della massa muscolare, come abbiamo detto. Ma la massa muscolare è a sua volta collegata alla capacità di utilizzare i metaboliti di provenienza intestinale. Il legame che noi possiamo identificare nel nostro caso è quello della massa muscolare. Noi sappiamo che un soggetto che svolge esercizio e quindi ha una massa muscolare maggiore ha un minor rischio di impairment cognitivo. Esistono alcuni studi che mettono in evidenza come sia l'endurance che la resistance training, specie a livello moderato e intenso, è capace di migliorare la funzione cognitiva nei soggetti adulti ed anziani in modo indipendente dalle condizioni cognitive di partenza. Quindi evidentemente il muscolo, se viene esercitato, in qualche modo agisce a livello centrale. Come si fa ad unificare quindi la teoria muscolo scheletrico, microbiota, cervello? La perdita di massa muscolare è associata ad un aumento del rischio di impairment cognitivo, come dimostrato nei soggetti sarcopenici. Quindi, perdere massa significa impairment cognitivo, acquisire massa significa guadagno cognitivo. Perdere massa si può collegare, come abbiamo visto, alla variazione quantitativa della nostra flora batterica intestinale. Aumentare massa si può associare a una variazione quantitativa della flora batterica intestinale attraverso il correlato energetico ed attraverso la produzione di sostanze con un impatto diretto sulla muscolatura scheletrica da parte della flora. Ora, diversi sono gli studi che mettono in risalto come la perdita di massa sia associata all'impairment cognitivo, ma questo problema si manifesta maggiormente in caso di obesità sarcopenica. Quindi, quando oltre alla perdita di massa si realizza anche l'obesità. Ma noi abbiamo visto precedentemente come l'obesità sia collegata a doppio filo con una certa variazione della composizione del microbiota. Ora, adesso voglio concludere questa chiacchierata mettendo in risalto che cosa? Vado avanti rapidamente perché qui, se no, veramente non la finiamo più. Ecco, mi fermerei su questa slide per concludere. Abbiamo visto come la funzione cognitiva è collegata in maniera molto diretta con l'espressione di alcune fila, di alcuni batteri nella flora batterica intestinale. La flora batterica intestinale è però fondamentalmente collegata sia
alla qualità e alla funzione dell'intestino, ma anche alla energetica della massa muscolare. La massa muscolare, a sua volta, è capace di modulare la funzione metabolica globale dell'individuo attraverso la regolazione della sensibilità insulinica in generale del metabolismo del soggetto. Quindi modulare l'espressione dei nostri batteri della flora intestinale ha un impatto diretto e contestuale sulla funzione muscolare e sulla funzione cerebrale attraverso i meccanismi che abbiamo visto. Ma il muscolo a sua volta parla con il cervello attraverso tutta una serie di elementi che con la contrazione guadagnano il circolo sistemico e possono raggiungere il cervello stesso, esercitando un'azione di tipo modulatorio sulla sua funzione. Lo dimostra il fatto che il soggetto sarcopenico perde funzione cerebrale, mentre il soggetto che fa esercizio migliora la funzione cognitiva. Quindi l'ipotesi di un collegamento tra microbiota, massa muscolare e cervello è un'ipotesi che certamente va in qualche modo rafforzata, ma trova sostanzialmente la sua origine nella strettissima collegamento che esiste tra la disponibilità energetica da parte dei ceppi batterici intestinali ed la possibilità che il muscolo si contragga liberando le miocchine e quindi esercitando un'azione diretta a livello cerebrale.